Ciao a tutti e bentornati sul canale. Sono in questa casa tradizionale a circa 30 km da Yazd. Abbiamo deciso di venire qua, di dormire qua perché siamo un po' più lontani dal magari il traffico, il casino di Yazd e abbiamo trovato veramente una bellissima accoglienza e adesso vi voglio presentare i nostri host. Questa notte in cui abbiamo dormito abbiamo appena fatto colazione. Vi auguro anche di trascorrere anche voi un po' di tempo qua quando viaggerete in Iran da queste parti. What's your name? My name is Samane. And my name is Habib. You come from? Originally from Ardakan, this city. And where we are? You are in our house. This house has around 300 years. We bought it 8 years ago. It was unfortunately damaged. We repaired it, renew it around 2 years. After that, 6 years ago, we start our living and we work here as a guest house or homestay. Why people should visit also this town? You It's very hard. In Yaz province, we have so many small cities, but Ardakan have something special. It's the old part, you know. We have 50,000 meters, I think, old traditional part, and that is very stick to each other. It's not a part in other places. It's just one part, one big part. And also it's the most live area, you know. Many people living in this old part. Many of these houses have some people that living in there, and this is not like other cities. This is very good for us because you can see the old people in the alleys, old for example vehicles, old bicycles they ride. Also we have some special attractions like Chak Chak is the biggest Zoroastrian temple in the world. Every year all the Zoroastrian people come to this temple. Also we have Qanat. It's a hole underground that in the past they use it for bring water from the mountains until to the city to use it as a washing clothes or using for the trees. You can now visit this tunnel. They rebuild it and you pass 4 houses under the ground. Also very historic city is Maybud. In the Maybud you can find big historical places like castle, like Pigeon Tower, like ISP, traditional post office. And also they have so many handicrafts and you can visit them. It's very Don't special. forget about the wind tower. Maybud have a special wind tower. All of them have one side into the north where it's very special. You know, we have 3 kind of wind tower in Iran. One of them is Ardakan, one of them is Yazdi, it's 4 side, and one of them is Kerman. We're proud of it because we have one special method for making the wind tower in our city. You are motorbike friendly because we could park our motorbikes in your parking. Thank you very much. This is your house. Thank you. Thank you. Bye. A guest's gift. Oh All really? of them, yeah. Oh wow! So you put also our book marker. Yes, Oh wow! That's beautiful. So many. Also children you have. Yeah. Where you are here? You are right? Yes. In a desert next to Ardakan, Okay. around 200 kilometers far from here. Wow. And the night sky is amazing. One of our guests take this photo of all, and after that send us this Picture, picture, beautiful yeah. with the stars. with the stars. Yeah. We have a lot of guests from Italy, and one of Yes. them, his name was Gianfranco, and he told us it have been in my pocket around 10 years. When we travel around the world, whenever I was sitting somewhere, I play with this. But now, when I am here, it is tell me I want to be here, so he give us this Oh tools. wow! For example, this is Kharonak. After Chak Chak, you can visit Kharonak, and this is handshake minaret. Alleys, houses, mosque, garden, and watching tower of the city. Nice.
sono 40 gradi. Mi avevo appena detto all'ombra questo caldo è sopportabile. Sì, infatti stiamo camminando soltanto rasenti i muri all'ombra. Che hanno chiusi, ma li hanno lasciati così com'erano. Tra l'altro qua c'è una casa. Allora, la grande passeggiata per Ardakan finisce qui, perché il mister qui, detentore dei cordoni della borsa, Ma non è proprio così. poi si è dimenticato la borsa a casa. Senza portafoglio non ho l'euro per entrare. Ecco, fai passare qua. Adesso prendiamo le moto. I canali li vediamo agli altri, non è un problema. Sì, tanto le strutture sono anche lì. Però è bello anche solo una passeggiata per queste viuzze. È bello. Mi piace. Thank you. Abbiamo dormito ad Ardakan, che è questa piccola cittadina ormai quasi inglobata da Meibod, che è la città più grossa che sta a sud, molto carina. È un po' una Yazd non ancora inglobata dal turismo. Ciak ciak! Adesso giriamo per Chak Chak, che è un importantissimo sito religioso per gli zoroastriani. Tuttora vengono anche dall'India e da altre parti del mondo per fare le festività qua a giugno. Quello è Chak Chak. Uno dopo l'altro. Italia. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Hello. Italia. Italy. Italy, Venice. Venice. And you? Where do you come from? They are come from China. Your city. Kunming. You know Siamo arrivati a Chak Chak. Guarda che panorama. Che panorama. Poi inizia la salita. Chak Chak, comunque, si chiama così dal suono delle gocce che cadono. Così dice la proprietaria Dell'hotel dove siamo stati stanotte. Ancora lassù. Ancora più lassù. Quando arrivate su, almeno c'è l'acqua. Ancora su. Donne avvisate. Dovete togliervi le scarpe, coprirvi gli occhi e non entrare se siete mestruate. Ci siamo tolti gli stivali.
C'è un odore terrificante dei nostri piedi. Qui ci sono le ciabattine, si indossano e si entra. Allora, siamo in uno dei templi del fuoco che si sono sviluppati dopo il crollo dell'impero sassanide, praticamente quando il califfato umayyanide ha invaso l'Iran per la prima volta, trasformandolo da un paese a maggioranza zoroastriana fino a un paese islamico come è tuttora. Però delle comunità erano solo rimaste, anche se tantissime sono andate via in realtà successivamente nel XVI e nel XVII secolo, quando l'Iran si è completamente trasformato in un paese sciita, perché prima era molto più misto, ma invece sotto la dinastia Abbaside è stata scelta di percorrere l'idea di un'unica fede di stampo sciita, anche in contrapposizione all'impero ottomano, e questo, che era sunnita, e questo è uno dei templi del fuoco postumi, diciamo, dall'invasione islamica. Infatti ci sono anche delle leggende della figlia dell'ultimo imperatore sassanide zoroastriano che si è rifugiata qua per avere protetta la sua virtù e tutto quanto, e quando ho visto i nemici arrivare dal fondovalle la montagna si è aperta, lei è entrata, un po' una mitologia che ritorna anche, questa della montagna che si apre, anche con la storia del XII imam successivamente dello sciismo, e a quanto pare queste sono le sue gocce. Queste cose ovviamente Le sue sono lacrime. lacrime, sì, le sue lacrime. Possiamo anche non credere tutto questo, ma la cosa interessante è che questo è uno dei siti dove ogni anno tantissimi zoroastriani, soprattutto dall'Iran e dall'India, come vi ho già raccontato c'è una grande comunità là, vengono qua perché questo è a tutti gli effetti un tempio del fuoco, quindi un santuario della loro religione, per loro molto importante. Fra l'altro questa è un po' una tresciata, ma hanno fatto su questa porta del santuario, hanno disegnato, hanno raffigurato gli immortali, che la mitica guardia di Dario che è scolpita sulla padana a Persepolis. E quest'albero come è uscito? O li hanno Come costruito gli hanno messo il cemento attorno? attorno, molto più probabilmente. Sì. E ora ce ne torniamo giù. Esatto. Meglio in discesa che in salita. Quella lì è una cella frigorifera. Sì, di solito sì. Vai dentro la terra e di solito mettevano le robe perché comunque è molto fresco là dentro. Comunque volevo dirvi che ogni sito, museo che Ha dei visitiamo... biglietti costosissimi che variano da 2 a 3 euro a posto. Siamo a Karanak, un paese abbandonato, abitato da 4500 anni prima che lo abbandonassero. Il problema è che è una di quelle cose in adobe per cui hanno continuato a rifarla per là sopra. Adesso è semplicemente un bellissimo posto dove farsi una camminata ai tempi che furono. E basta, è un bellissimo posto con una marea di storia, abbandonato. Questo è un mattone di adobe, cioè hanno preso del fango, un pochino di ghiaietta così, e della paglia che fa da legante, e questo è il mattone con cui sono fatte tutte anche le volte, vedete? E la caratteristica dell'adobe è che è essiccato il sole, per cui se prendete uno di questi e vedete, Dai! però è sufficientemente resistente nei climi secchi per costruire cose pazzesche, archi, volte. Letteralmente abbandonata. Ma poi incorniciata dalle montagne. Bello. Siamo comunque a 1000 Queste sono delle travi. metri. Sì, beh, i soffitti erano fatti così, cioè con semplicemente dei rami con altri rami sopra e una striscia di adobe.
cioè di malta fatta con semplicemente, cioè non è neanche malta perché non c'è base cemento, semplicemente quindi con del fango rappreso, che però in un clima estremamente secco ti permette di fare queste cose qua. Rispetto alle case abbandonate di quei popoli greci, ti ricordi? Ah beh sì. Che abbiamo visto in Turchia. I greci dopo ci sono spediti, Esatto. espulsi dalla Turchia nel 1922-23. Ti ricordi quel paesino che abbiamo visto vicino a Fethiye? Kadiakoi. È molto diverso qua per il fatto del materiale con cui sono costruite le case. Forse siamo noi a vederci qualcosa di romantico in tutto questo rispetto alle pietre, ma forse il colore, perché comunque la pietra è grigia, è un colore freddo, questa comunque ha un calore caldo, Sì. e quindi riusciamo a, come dire, dare un significato diverso solo per il colore. D'altra parte anche il brutalismo sovietico, quando è abbandonato, è di una tristezza incredibile, lo è già tante volte di per sé. Invece questo qua forse perché è materiale naturale ed ha questa forma anche un po' triste, vedi, con i segni dell'acqua che vengono giù, perché questi sono i segni dell'acqua quando piove una volta ogni 10.000 anni. E forse è per questo che lo rende più romantico. E sono così perfettamente integrati con l'ambiente circostante, queste case. Comunque le strutture possono, cioè la struttura, cioè quella fatta in adobe, può avere anche centinaia se non migliaia di anni. Il fatto è che queste sono case, strutture ad alta manutenzione, perché regolarmente bisogna fargli la copertura nuovamente, cioè questa, perché questa qua che è soggetta all'intemperie, alla pioggia, per cui ogni 8 anni va rifatta la copertura, per cui non si scioglie la struttura originaria, ma la copertura va rifatta. Ogni quanto anni? Dipende dall'usura, ci sono delle zone in cui dura anche decenni e altre zone in cui dura di meno, dipende semplicemente da quanto piove. Lasciamo qua la canna e adesso ci mettiamo in fila per fare la benza. Ci mettiamo all'ombra e attendiamo. Which country? Italia. Italy. Merci. Yazd, Kerman, Bam. Sì, Yazd, Kerman, Bam. Italia. Yamaha. Giappone. 700. Sì, sì. 700. Fatto benzina, eravamo veramente a secco. È sempre un casino con sta carta, perché ovviamente devi chiedergliela loro, perché noi non abbiamo la carta per far benzina. In realtà non è mai successo che non ce la diano, tranne che lottando infinitamente in Belucistan. In Belucistan un incubo, il Belucistan iraniano tra l'altro. Per cui adesso iniziamo la nostra strada che ci porterà, tiro sugli specchietti, che ci porterà su a Yazd. Non siamo lontanissimi, un'oretta, 84 km. Abbiamo fatto più di 14 litri a testa di benzina, per cui eravamo veramente a secco, però
io vi dico, tutto questo viaggio col Tenere 700, compreso quello dell'anno scorso fino in Pakistan e India, i 16 litri del Tenere 700 mi sono sempre oltremodo bastati. Non mi sono mai trovata, anche i paesi che voi potete pensare magari difficili, anche considerati i luoghi isolati che abbiamo affrontato, non ho mai avuto problemi di approvvigionamento della benzina, di rimanere a secco, né ho mai avuto bisogno di mettere benzina nelle taniche, né io né Amedeo. Per cui per me, io sono una grande fautrice, sostenitrice delle moto con serbatoi umani. 16 litri sono più che sufficienti, ma 19 potrebbe essere interessante come la mia prima motina, però insomma questa bella endurina mi piace. Qua abbiamo un checkpost della polizia, ma molto scorrevole. Guardate come è rovinato il manto stradale. Hai visto che roba? Madonna. Che dossi. E via verso Yazd. Vedete là sopra è una torre del silenzio, una di quelle cose di cui parleremo nei prossimi video, nei prossimi giorni, perché a Yazd ce ne sono alcune, ed è veramente molto bella, estremamente abbandonata. Ci sono andato con delle persone che ho portato in Iran una volta, così a cercare qualche nuova strada, ed è stata veramente una bella esperienza, perché è veramente un posto dimenticato quello lassù rispetto ad altri più vicini a Yazd. E siamo arrivati a Yazd. Anche oggi si muore domani. Questo è il nostro parcheggio? Quella lì è la Francesca, che ha messo la palandrana per le grandi moschee.